Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi torniamo con il menu solito, quindi 2 notizie e direi che partiamo subito. Per la prima notizia vi porto il lavoro effettuato da uno dei gruppi di lavoro all'interno del V3C. Per chi non conoscesse che cosa vuol dire V3C e per che cosa sta, V3C sta per World Wide Web Consortium ed è quell'organizzazione internazionale non governativa che si occupa di stabilire gli standard e come funziona internet e in che modo possiamo creare delle cose sul web e navigare e fare tutte quelle attività che svolgiamo tutti i giorni dal nostro telefonino, dal nostro portatile o dal nostro tablet e qualsiasi altro dispositivo connesso ad una rete. Il gruppo di lavoro di cui vi parlo oggi però si chiama Sustainable Web Interest Group, che se ci avete fatto caso probabilmente avete già intuito di che cosa si occuperà, ovvero appunto si occupa di sostenibilità, di impatto ambientale del web e cerca di affrontare quelle che sono le problematiche legate all'impatto ambientale del web e si pone come obiettivo quello di migliorare la sostenibilità digitale con il fine di avere un web che sia migliore sia per le persone che per il pianeta. Ma come l'hanno fatto e di che cosa si tratta e qual è il risultato del lavoro di questo gruppo di lavoro? Adesso lo vediamo subito. Il 2 ottobre questo gruppo di lavoro ha pubblicato la prima draft note pubblica delle Web Sustainability Guidelines. Che cosa sono queste Web Sustainability Guidelines? Che sembra uno scioglilingua, sono appunto delle linee guida per la sostenibilità del web e coprono una serie davvero ampia di raccomandazioni che possono essere seguite quando si sviluppa, si disegna o si decide dove mettere, dove ostare un certo prodotto all'interno del web. Queste raccomandazioni ovviamente si pongono come obiettivo quello di effettuare tutte queste azioni in un modo più sostenibile possibile, quindi a ridotto impatto ambientale. Questo perché è importante, probabilmente per la maggior parte di voi questa è un'informazione di cui avete magari già sentito parlare, ma la necessità di queste linee guida arriva dal fatto che ci si sta rendendo sempre più conto che il digitale in realtà ha un impatto sull'ambiente, ha un impatto sul mondo reale, sebbene il digitale sembri così astratto. Infatti l'impatto che ha il settore digitale sull'ambiente è pari dal 2 al 5% delle emissioni globali di CO2. Questo è un numero che tirato così senza contesto in realtà può sembrare che non voglia dire assolutamente niente, ma per contesto questo è una percentuale più alta rispetto a quella di cui è responsabile il settore aereo, che è un settore che c'è un pochino più familiare. Ma ritornando alle linee guida, abbiamo detto che queste linee guida non si occupano solo delle fasi di sviluppo, delle fasi di design e quant'altro. L'approccio infatti che è stato applicato è quello delle 3P, ovvero Planetary, People e Prosperity. Quindi è un approccio proprio più che a 360 gradi da un certo punto di vista. Quello infatti che vogliono fare l'obiettivo appunto di queste linee guida è quello di dare appunto delle raccomandazioni che possono essere seguite durante tutte le fasi e tutti i processi in modo da minimizzare l'impatto ambientale dei prodotti digitali non solo quando l'utente utilizza questi prodotti stessi, ma anche nelle loro fasi di creazione, nelle loro fasi di implementazione e di struttura da un certo punto di vista. Quindi si parla sia di user-centered design, ma si parla anche di sviluppo efficiente e performante, si parla di infrastrutture green, ma si parla anche di strategie di business sostenibili e, ultimi ma non per importanza, anche della creazione e condivisione di dati che misurino gli impatti di queste scelte e anche i benefit che si possono avere quando le si applica. Le Web Sustainability Guidelines hanno una struttura che ricorda molto altre raccomandazioni e altre linee guida, ovvero le WCAG. Questo perché è stato seguito la struttura ormai ben salda delle WCAG, ovvero quella della suddivisione in linee guida. Per le Web Sustainability Guidelines si tratta di 92 linee guida e poi dei criteri di successo. Per le Web Sustainability Guidelines i criteri di successo sono 254.
E appunto, per chi è un pochino più familiare con la struttura delle WCAG, anche le Web Sustainability Guidelines hanno una struttura molto molto simile, diciamo, per ogni linea guida. Infatti ogni linea guida è supportata da informazioni e approfondimenti sul, diciamo, da dove arriva e il perché e che cosa si pone come obiettivo, ma non solo, sono presenti anche degli esempi per poterle applicare, ma anche specificati un pochino più nel dettaglio i benefit che si hanno nell'applicare quella determinata linea guida e raccomandazione, ma anche delle metriche di rendicontazione della conformità. Queste per le Web Sustainability Guidelines nello specifico sono molto legate a degli altri standard internazionali chiamati Global Reporting Initiative Standards, che magari avrete potuto vedere e incrociare come standard GRI. Questi standard sono degli standard delle linee guida un pochino più vecchie e appunto anch'essi si pongono come obiettivo quello di stabilire delle pratiche per la rendicontazione degli impatti economici, ambientali e sociali delle aziende. Ovviamente oltre a questi standard abbiamo anche degli standard un pochino più recenti, come ad esempio la Corporate Sustainability Reporting Directive, che è stata strutturata dall'Unione Europea. Quindi da un certo punto di vista queste linee guida mettono insieme anche quelli che sono gli obiettivi e ciò che vanno a strutturare questi standard, andando anche a facilitare il più possibile appunto la conformità delle organizzazioni che li utilizzano e poi appunto anche le esigenze di rendicontazione, di redigere bilanci di sostenibilità e quant'altro. Ma ritornando un attimo alla struttura delle linee guida, come dicevamo prima, la struttura è molto molto simile a quella delle WCAG e magari vi lascio una registrazione dello schermo di ad esempio come navigare una delle linee guida. Una di quelle che pensavo di portare era quella legata al minimizzare il contenuto che magari non è essenziale per un prodotto digitale. In questo si parla appunto di contenuto che non è essenziale, di come gestirlo, di interazione dell'utente e anche da un certo punto di vista di user journey. È presente anche in questo caso il criterio di successo ed è quello appunto di avere una navigazione da parte dell'utente che sia efficiente e quindi il fatto che l'utente non vada, diciamo, a navigare un po' nel buio nel nostro sito web. E poi, come vi dicevo prima, sono presenti degli esempi, ma anche delle risorse per approfondire e per capire a livello un pochino più tecnico come poter applicare questa linea guida e come appunto farla diventare parte del processo di sviluppo, di disegno, eccetera. Ora, se siete arrivati a questo punto del video, probabilmente avete già aperto o magari dopo lo farete e diciamo vi do già spezzo già una lancia a vostro favore, perché mi era capitato anche quando avevo aperto per la prima volta le WCAG trovarsi davanti un muro di testo e una serie di elenchi che spesso, soprattutto se si è alle prime armi, risultano anche un po' difficili da navigare. Non spaventatevi, so che può far paura all'inizio, ma la struttura è molto molto definita e spero che con il video e con la registrazione dello schermo precedente possiate, diciamo, orientarvi in un modo un pochino più facile. Tra le altre cose, state tranquilli, questo tipo di linee guida comunque, diciamo, per i più non è da conoscere a memoria, ma vanno sapute navigare e utilizzate nel momento in cui ci serve e magari quando stiamo lavorando ad un prodotto, ad un sito o a qualsiasi altro tipo di prodotto digitale che vi viene in mente o di cui vi occupate, magari andare un pochino a spulciare quelli che sono i temi, le linee guida che possono essere più vicine all'attività che stiamo svolgendo. Se ci occupiamo di design, ovviamente andremo a vedere magari la user experience o comunque tutto ciò che fa parte di quell'ambito, magari lasceremo da parte le linee guida legate all'infrastruttura, però ecco, questo tipo di linee guida è molto molto utile per far diventare le scelte di sviluppo e non solo con una prospettiva che faccia riferimento anche all'impatto ambientale dei nostri prodotti. Quindi sicuramente all'inizio sarà un pochino difficile anche utilizzarle e orientarsi,
ma una volta che ci farete l'abitudine e pian piano conoscerete magari più linee guida e riuscirete ad orientarvi e a fare anche dei collegamenti tra le linee guida stesse, secondo me vi verrà molto molto più facile e in realtà diventerà un pochino parte del processo di sviluppo, di design, di infrastruttura, e chi più ne ha più ne metta, perché appunto sono 92 linee guida, quindi direi che c'è un bel po' di roba da leggere. Magari se volete appunto spulciatele prima partendo dal vostro, diciamo, ramo di competenza, e poi magari condividetele con il vostro team, o comunque fate sapere che in realtà esistono delle linee guida, sebbene siano ancora in draft, quindi siano ancora delle bozze, sia ancora un work in progress da parte del gruppo di lavoro. Quindi sicuramente ci sarà ancora da lavorare e da magari aggiungere degli elementi o da rivedere anche il modo in cui sono scritti alcuni. Per la primissima, credo, volta vi porto nello stesso video due notizie che non sono in realtà, diciamo, l'opposto dell'altro o dell'altra, o comunque che parlano di tematiche che stanno, diciamo, ai poli opposti, ma vi parlo comunque di web. Nello specifico vi parlo di un report che è stato pubblicato qualche mese fa, se non ricordo male, mi pare a luglio, non sono sicura della mia memoria, però questo report riporta statistiche e informazioni riguardanti lo stato del web ad oggi e in che modo i nostri siti e, diciamo, ciò che carichiamo online, la nostra attività digitale, incide e quale impatto ha sull'ambiente. Infatti oggi vi parlo dell'Eco Web Report del 2025. Questo report è stato stilato da una community, ovvero credo l'abbiamo incontrata in qualche video all'inizio che pubblicavo appunto contenuti su questo canale, e questa community si chiama climateaction.tech, climateaction.tech, però vi lascio il nome qua. E questa è una delle tante community a cui vi potete tranquillamente aggiungere, in cui si parla appunto di impatto ambientale e di tecnologia e del rispettivo impatto sull'ambiente, sulle persone e sul nostro pianeta. Che cosa ha fatto questa community e cos'è questo Eco Web Report? Sostanzialmente è un report, come vi dicevo prima, che è stato stilato da un team di circa 30 volontari all'interno della community su tutto il mondo, e questo team di volontari ha analizzato un numero pari a 507 siti web di aziende che si occupano in realtà di sostenibilità o comunque che parlano di sostenibilità in qualche modo, e nella loro analisi hanno analizzato appunto la carbon footprint di questi siti web. Vorrei sottolineare che quindi si parla di siti web di persone che in un certo senso sanno che c'è un problema, e la parte interessante è che appunto questa community e i volontari si sono soffermati su quella che è la carbon footprint, diciamo appunto di questi siti, e quindi da un certo punto di vista della parte digitale. Ma andiamo a vedere di che cosa si sono occupati in questo report e quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questo report abbastanza lungo, quindi vi cerco di fare un riassunto più riassunto possibile. Ora, prima di arrivare però ai risultati, volevo lasciarvi un minutino per riflettere su una delle frasi che sono presenti nell'articolo in cui viene presentato questo report. Ed è una frase che, diciamo, fa da introduzione anche ai dati che poi vengono condivisi, ed è il fatto che ogni nostro sito web è responsabile di un certo quantitativo di emissioni e di energia consumata. Questo perché ogni sito web si occupa, diciamo, sotto il cofano di generare delle informazioni, di elaborarne delle altre e poi di processarle e mostrare tantissime altre cose ai nostri utenti, e ogni attività che il nostro sito web fa appunto ha un certo impatto ambientale. Quello che vuole mostrare questo report, i numeri che vengono condivisi e anche l'importanza di questo tipo di documenti, è il fatto che ridurre le emissioni derivanti dai nostri siti web in realtà non è più un requisito diciamo opzionale da avere a livello tecnico, ma è qualcosa di estremamente importante e di estremamente significativo anche per raggiungere tutti quegli obiettivi di sostenibilità digitale di cui si parla tanto ultimamente.
Quindi detto questo, diciamo, ve la lascio un attimo lì da digerire, passiamo ai risultati di questo report. Come vi dicevo prima, i volontari hanno analizzato un numero oltre ai 500 siti web e sono state analizzate solitamente le home page, perché sono, diciamo, le pagine che vengono visitate più frequentemente, anche diciamo, a livello meramente statistico, a livello generale. Ora, il valore medio di emissioni di CO2 per visita di una home page è quello di 1,87 grammi. Ovviamente immaginate però, come dicevamo prima, che una home page viene visualizzata da migliaia di utenti, migliaia e migliaia, decine di migliaia di utenti, comunque da un numero che può essere anche molto alto di utenti, quindi si fa presto a scalare questo piccolo numerino e farlo arrivare a dei numeri anche molto molto più grandi e dei valori anche particolarmente rilevanti per poi avere, diciamo, un'immagine un pochino più completa. Ora, sebbene il valore medio sia quello che abbiamo appunto detto, quello di 1,87, quello che hanno riscontrato all'interno del report è che il peso delle pagine che hanno analizzato, teniamo comunque conto che si tratta di un campione, non sono tutti i siti web di tutte le aziende che si occupano anche di sostenibilità, ma il peso appunto delle home page va da un minimo di 0,01 grammi, che è un numero veramente ottimale, ad oltre 21 grammi di CO2 equivalente. Un altro punto molto importante che vi porto qui e che poi trovate anche appunto nel report, c'è anche una versione di infografica, quindi con i punti più importanti, che tendenzialmente sono quelli che ritroverete su questo video, è che c'è una grande disparità tra il 10% dei siti web più efficienti, quindi diciamo quelli migliori a livello globale, tenendo conto sempre del campione analizzato dalla community, e il 10% dei siti web peggiori. Questa disparità è rappresentata nel modo seguente: i siti web migliori, quindi quel 10% che vedevamo prima, emette un valore che è pari a 30 volte meno CO2 per visita rispetto al 10% dei peggiori siti web. Ora, detta così probabilmente è un pochino più complicata, ma vi lascio comunque le informazioni scritte così poi potete leggerle e poi trovate appunto l'infografica. Detto questo, ne consegue chiaramente che c'è un grande lavoro da fare ancora, perché se è presente una disparità così forte, in realtà vuol dire che tante attività che si possono fare per ottimizzare le nostre home page e le nostre pagine dei siti web, in realtà anche magari le attività più semplici di ottimizzazione probabilmente non vengono spesso tenute in considerazione e applicate. Parallelamente però alle emissioni di CO2 si è considerato anche il peso delle pagine. Questo perché? Perché tendenzialmente i due valori sono molto correlati. Infatti, come dicevamo prima sul fatto che i nostri siti web elaborano, trasmettono delle informazioni da una parte all'altra, più informazioni devono trasmettere e più energia richiederanno, di conseguenza le emissioni saranno più alte. Diciamo in uno scenario molto molto semplicistico. In questo report, infatti, un altro dei valori di cui si è parlato è anche appunto il peso delle pagine. Hanno rilevato che in media il peso di una pagina è di 5,7 megabyte. Anche in questo caso hanno definito più o meno un range delle pagine analizzate, così come per le emissioni di CO2, e si va da un minimo di 0,11 megabyte ad un massimo di 58,88 megabyte, quindi stiamo andando verso i 60 megabyte di peso per pagina. Anche per il peso, così come lo vedevamo per le emissioni di CO2, c'è una grande disparità tra il 10% dei siti web migliori e il 10% dei siti web peggiori, sebbene meno marcata rispetto alle emissioni di CO2. Infatti, tra il 10% dei siti più leggeri e il 10% dei siti web più pesanti, il valore medio per i primi, quindi per il 10% dei migliori, è di 0,76 megabyte, mentre per i siti web peggiori il valore medio è di circa 21,46 megabyte, quindi diciamo che siamo su dei valori un pochino più vicini rispetto alle emissioni di CO2. Ma vi starete chiedendo come arriviamo ad una pagina che pesa in media 21 megabyte o addirittura 60 megabyte e tutti quei numeri che abbiamo visto prima?
Come dicevamo in modo un pochino superficiale, il problema è che spesso tante attività molto semplici di ottimizzazione degli elementi delle nostre pagine non vengono applicate. Infatti all'interno del report hanno riportato quali sono gli elementi che spesso non vengono praticamente ottimizzati, e al primo posto abbiamo le immagini. Infatti si stima che circa il 47% del peso di una pagina, che è praticamente la metà del peso di una pagina, deriva da un utilizzo delle immagini, e visti appunto i numeri che vedevamo prima, tendenzialmente abbiamo delle immagini che non vengono gestite in un modo corretto, magari perché le si utilizza con delle dimensioni troppo grandi rispetto a quelle che magari si avrebbe bisogno, o magari sono delle immagini che non sono state compresse, non vengono utilizzati dei formati che siano un pochino più web friendly, e tutta una serie di altre considerazioni che, se volete, magari in futuro possiamo anche un pochino approfondire. Oltre diciamo al secondo posto, dopo le immagini, abbiamo gli script e altri tipi di media, quindi ad esempio dei file, dei documenti e altre cose che non siano le immagini. All'ultimo posto invece abbiamo, diciamo, un quasi pari merito, comunque abbiamo delle percentuali molto piccole tra HTML e CSS, che sono molto poco rilevanti per il peso di una pagina, almeno questo è quello che è stato riscontrato nel report, e poi altri asset che non siano quelli che abbiamo visto, diciamo, elencati prima. Questo quindi, diciamo, dimostra ancora che c'è davvero tanto da fare, ci sono tante operazioni che si possono fare per ottimizzare i nostri siti e per gestire nel modo migliore anche le librerie, diciamo, non magari includere delle librerie per fare soltanto una cosa che potremmo fare magari con una riga di CSS, o comunque in un modo molto più semplice che non utilizzare una libreria esterna, come abbiamo visto anche altre volte. Nel report però ci si è concentrati anche sulla parte infrastrutturale, sebbene diciamo in un modo molto veloce. Nello specifico si è analizzato quanti siti web utilizzavano un hosting green, quindi che utilizza energia rinnovabile. Hanno rilevato che circa il 65% dei siti web che hanno analizzato utilizza un hosting green. Poi hanno rilevato una piccolissima percentuale per il quale non era possibile definire che tipo di hosting veniva utilizzato. Questo spesso capita perché magari sono degli hosting dei provider un pochino più piccoli, quindi non sono presenti nei dataset globali, e poi la restante percentuale, che comunque è oltre il 30%, utilizza hosting con energia rinnovabile. Per concludere, visto che siamo già a livello di registrazione quasi a 30 minuti, quindi direi che vi ho raccontato abbastanza cose, e probabilmente grazie a tutti coloro che sono, diciamo, ancora qui, che stanno ascoltando ancora. Se ci siete, lasciate un commentino, un emoji, quello che preferite. Quindi torniamo alle conclusioni. Sebbene questo tipo di report fosse diciamo specifico per un certo tipo di siti, e ovviamente hanno analizzato un numero di siti molto piccolo rispetto a quanti siti ci sono su internet, secondo me ciò che hanno rilevato è molto simile a come potremmo rappresentare la realtà digitale che viviamo. Provo a chiederlo anche a voi. Secondo voi i numeri che abbiamo visto e le informazioni che poi vi ho condiviso, le riflessioni, sono vicine a quella che è la vostra impressione di come è il web, di come sono i siti web che magari navighiamo, lasciando perdere quelli a cui lavoriamo, però fate conto di quelli che tendenzialmente magari navigate, ai vari e-commerce o siti di notizie e tanti altri siti. Provate a farci, diciamo, caso e a vedere per quanti vi ritrovate nelle situazioni che abbiamo descritto, quindi mancata ottimizzazione degli asset, dei media e quant'altro. In ogni caso, come abbiamo visto, diciamo, facendo un po' un'unione delle due notizie, ognuno di noi può nel suo piccolo fare delle scelte che possono essere un pochino migliori per quello che è l'impatto del digitale, che sia scegliendo un hosting green, che sia andando a leggere delle informazioni legate a come sviluppare, tenendo conto anche dell'impatto ambientale, e tutte quelle informazioni che abbiamo visto oggi in queste due notizie, che raramente sono molto vicine tra di loro, e quindi
secondo me può essere una buona combo da portarvi a casa dopo l'ultimo video di esperienza community un pochino diversa dal solito. Io per questa settimana direi che ho finito. Se queste notizie vi sono piaciute, mettete like, condividete con amici, parenti, vicini di casa e chiunque volete. E ovviamente, come al solito, se volete sostenere il canale, vi lascio il link Ko-fi qui e potete offrirmi un caffè o un tè, quello che preferite. Se invece non potete sostenere economicamente il canale, va benissimo così, condividete però il video, fatemi sapere se questo tipo di notizie vi è stata utile e io direi che ci vediamo alla prossima settimana, ma per ultimissima cosa volevo ringraziare le 2 persone che hanno fatto una donazione su Ko-fi, ovvero Giuseppe e Alessandro. È stata davvero apprezzata, credo di avervi risposto entrambi, però volevo comunque ringraziarvi pubblicamente anche qua in questo video. Scusate anzi se non l'ho fatto nel video precedente, ma mi sono dimenticata. E niente, ci vediamo alla prossima settimana.